Mi problema. Necesitas que le demos más preload. Ahora non tiene più carga. Perfecto. Se si puede. Le doy más precarga. Con esto al mínimo. Estés con el máximo. È lo mismo con del todo. massimo. Cerrar la ghiera è differente con la molla más dura. La mola más dura Es mejor. pero mucho mejor. Mucho mejor. Porque va más arriba y trabaja en el fino. No trabajas abajo. E non tiene molla más dura. Voy a mirar. Ci chiedete spesso di condividere la nostra normalità, quale occasione migliore se non quella attuale? Colazione appena fatta, situazione drammatica perché dobbiamo sistemare tutto in quanto ripartiamo proprio questa mattina. Ogni volta che cambiamo abitazione ovviamente dobbiamo lasciare tutto pulito come l'abbiamo trovato. Come potete vedere svegli da pochissimo ma super attivi perché dobbiamo ripartire verso sud per un problema, tra virgolette, alla Tenerona. Ma poi vi racconto tutto con calma. Comunque ci troviamo a La Serena sul Pacifico. Questa è la situazione peggiore perché in questi giorni abbiamo lavato tutto, giacca e pantaloni della moto compresi, ma ora bisogna risistemare il tutto all'interno della sacca ed ogni volta è un po' come traslocare. Questa situazione è una parte dura di questo stile di vita. Ah, non vedete Sara perché si trova... Arrivo. E per i più curiosi, questo è tutto l'avviamento che ho portato per un viaggio a tempo indeterminato. Ora li vedete belli accatastati perché usciti dalla lavatrice, ma verranno disposti all'interno di queste 3 sacche. Ma per questo video pippone dettagliato perché è molto interessante. Nel frattempo è uscita anche la cucinera. Claro. Buon lavoro! Gracias. Io ho anche lavato l'interno delle borse e ho anche un po' lubrificato la cerniera perché con la polvere iniziava ad andare dura. Imbustato tutto. Comunque per tranquillizzarvi e per tranquillizzarci, questo è il lavoro che facciamo circa ogni mese per tornare civili da animali. Ora che è tutto bello imbustato, riempire la sacca sarà un gioco da ragazzi. Ogni cosa in base alla dimensione, ovviamente al suo posto, dal beauty alla sacca per le medicine, alle scarpe, all'abbigliamento casual, perché l'abbigliamento tecnico si trova tutto là dentro. Banalissimo consiglio, l'abbigliamento tecnico deve essere sempre a portata di mano perché se cambiano le temperature in maniera velocissima potete prendere quello che vi servirà. Altro banalissimo consiglio, non esagerate mai con il carico perché quando lavate tutto vi sembrerà sempre che la roba non entra, quindi se avete un po' di margine è sempre meglio. Quindi sacca grande abbigliamento casual, sacca piccola abbigliamento tecnico e sacca per la valigia non scaricata totalmente per il lavoro, computer, macchine fotografiche. Qua dentro faccio un video pippone dedicato perché è molto interessante. Ed ora pensiamo all'altra cosa molto importante, ovvero la sacca per il cibo che ci avanza ogni volta che ripartiamo. Altra cosa che è un po' una rottura di scatole ogni volta è riporre il telo della moto. Su questa sacca qua che io ho agganciato sul paramotore, Però una cosa secondo me importante per nascondere la moto da occhi indiscreti. anche perché la moto si trova su un parcheggio semi coperto che comunque è accessibile da tutti. Eccola qua. Come avete visto non dedico molto tempo a riporre il telo perché tanto poi ogni volta che ci fermiamo devo tirarlo fuori. Ed insieme al telo, visto che qua c'è spazio, metto anche il telo per sotto la tenda. Lavoro terminato, ogni volta è un po' una menata Però ne ho già parlato, questa sacca è veramente importante. perché essendo morbida e trovandosi in questa posizione, in caso di caduta salvaguarda tutta la fiancata della moto. Grazie a queste sacche nella caduta lungo la ruta 288 Abbiamo veramente salvato la moto, anche perché in questo punto si trova il radiatore e se non ci fossero state queste sacche che sporgono in questa maniera con un effetto airbag in caso di caduta, sicuramente qualche masso si sarebbe infilato qua e avrebbe spaccato ventola e radiatore. e il viaggio forse sarebbe anche terminato perché trovare questi pezzi in quelle zone è quasi impossibile. Ora però spostiamo la moto, andiamo sotto il nostro appartamentino e iniziamo a caricare. Moto parcheggiata, torniamo da Sara che si trova al 5° piano. Addirittura mi ha anticipato. Codice per entrare come tutti i check-in veloci Io ora prendo la sacca grande. perché a me rimane sempre il lavoro hard. Sempre carichi ma quest'anno non carichissimi. Il manovale all'opera, ormai è diventata bravissima. Caricare con queste cinghie a misura e la graticola è veramente semplicissimo. E velocissimo. La sacca sopra quest'anno la metto girata perché questo materiale è gommoso e se ci sono delle pieghe poi con il sole si crepa. Comunque si tiene con queste cinghie piccoline che passano all'interno di questi anelli. In questa maniera.
Eccole qua. Poi le cinghie che avanzano le infilo qua sotto. Così facendo è tutto super easy, super smart e soprattutto non vedo svolazzare le cinghie in movimento. Infine c'è la rete che gira sopra, serve per tenere la sacca per il cibo che si trova in questa zona, che non dà fastidio alla schiena di Sara. Ecco il lavoro quasi terminato. E qua c'è lo spazio per la sacca del cibo. Altro dettaglio, tutto è stato studiato in maniera tale che il coperchio della valigia possa ruotare con tranquillità. Anche perché così facendo si riesce a caricare la borsa, che straconsiglio perché come dimensione è perfetta per queste valigie. Sacca cibo sistemata è molto interessante perché ha anche la valvola per poter far uscire l'aria. In questa maniera la rete stessa fa uscire l'aria. Poi chiudiamo perché altrimenti entrerebbe acqua e polvere. Ultimo controllo per vedere se abbiamo lasciato qualcosa. Ho scritto anche alla proprietaria che andiamo via ora, e dato che condividiamo tutto per saziare la nostra curiosità ma anche la vostra, vi faccio vedere una cosa che dalle nostre parti non si trova. Se dovete buttare la basura, basta uscire dall'appartamento e in tutti i piani c'è questa porta, ducto de basura, si apre, c'è quella botola dove all'interno c'è un tubo che arriva fino a piano terra. Stessa cosa nel pianerottolo intermedio delle scale, il tubo arriva fino a piano terra dove c'è una raccolta dei rifiuti. Poi fateci sapere nei commenti se questo sistema vi piace o meno. E ora vamos, che come sempre siamo in ritardo. Sara si prepara e da come avrete capito già siamo stanchi. Però ci avete chiesto di condividere tutto e ogni volta che ci fermiamo 4, 5, 6 giorni, una settimana, 10 giorni, purtroppo questa cosa fa parte della vita da nomade. Dovevamo partire alle 11, invece sono le 11:40. Però oggi abbiamo una strada noiosissima, dobbiamo fare tutta la Panamericana fino a Santiago, sono circa 500 km, perché dobbiamo sistemare questa cosa qua. E purtroppo per farlo dobbiamo andare a Santiago. E iniziamo il test delle nuove gomme. Perché fare 500 km con questa temperatura sull'asfalto con una moto così carica è un bel test. Soprattutto per la gomma dietro. Pronta? Prontissima. Però abbiamo pronto anche il pranzo. Così si va veloci e si risparmia. Sì, bravissima piano. cusinera. Il palazzo ha l'entrata sorvegliata 24 ore su 24. La Serena ci ha abituati, perlomeno la mattina, a un cielo costantemente coperto. Temperature non troppo alte, bisogna riconoscere. Traffico per uscire dalla Serena ci era stato già segnalato, siamo nell'ora di punta. Olà! Nei semafori si svolge una vita importante, soprattutto con artisti di strada. Siamo a Coquimbo, la cittadina adiacente La Serena che dà il nome all'intera regione. Santiago da qui 465 km. Io come sempre non vi nego che non vedo l'ora di uscire da questo trambusto, preferisco il ripio a 4000 metri piuttosto che tutto questo traffico. Quando vai con la moto carica il traffico lo odio sempre, anche con la moto scarica. L'allarme incendi di questi giorni non ci fa ben sperare. La ruta 68 è quella martoriata perché la zona più colpita da disastrosi incendi è proprio la zona di Valparaíso Viña del Mar. Non c'entravano nulla gli incendi, ma brutto incidente. Ecco probabilmente a cosa era dovuto quel traffico bestiale. Limite salito a 120 km/h, così vediamo anche come vanno queste gomme, soprattutto all'anteriore, se vibrano, se sono rumorose. Cerchiamo di capirci qualcosa. Tratto estremamente suggestivo della Panamericana, la strada che attraversa le due Americhe partendo dall'Alaska fino a Buenos Aires. Il clima del Cile è straordinario, a ridosso del Pacifico ci sono le Ande, creano un microclima unico. Questa immensità non può che rappresentare il classico panorama americano. Non so se potete vedere, però sulle pale eoliche c'è scritto Enel Green Power. Tanto vi mostro un soccorso di un autobus. Sentite il rumore del motore?
del trattore. Pazzesco! Finalmente ci siamo, vedo un simbolo che conosco bene, sono 220 km dalla partenza, non ci siamo mai fermati ragazzi. Vediamo il prezzo della benzina, la 95 1312. Panza piena la tenerona e ora riempiamo la nostra. Pane con lomito. Sara neanche mi ha aspettato, già a metà se n'è mangiato. Sono arrivata a sentire freddo per la fame. Mi capite ora? Sara è tornata con il caffè pechegno. Con 2 media luna Regena. Mi hanno chiesto se volevo aggiungere zucchero o edulcorante. Ho detto no, zucchero, e ne ho presa una. No, mi ha detto, non addolcisce niente una, almeno 4. Chi è? Comunque questo caffècito con l'aggiunta di latte si chiama latte con una T sola. Sì, ma quando costa? 2 media luna, un latte 3400. Praticamente, per farla corta, 3,40 €, quindi torniamo in Argentina al più presto. Sì, ma le media luna erano addirittura in promozione. Pure! Se ne prendi 2. Durante il caffè si è avvicinata una signora argentina che, vista la situazione economica, è venuta a vivere in Cile. Santiago es terrible. Si van a Santiago, Sí, ahora vamos tienen a que tener Santiago. cuidado en Santiago. Es terrible igual que Buenos Aires. Lo dicen el año pasado que Santiago cambió mucho. No, pero ahora, Después de la pandemia cambió mucho. sí, la pandemia hizo desastre por todos lados, yo creo. En Europa también. Bueno, chicos, ha sido un placer. Claro. Para nosotros también. Perdonen que haya sido tan metida, No, pero es un placer. Ah, porque en Italia se... Dos. los argentinos también damos 2 besos. Sí. Pero como yo vivo acá te dan uno solo, son nada más. Vete hasta dar besos. Ya. Grazie. Ciao Muchas chicos, gracias. ciao. Fucillati, si parte a tutta velocità perché sono le 3:15 di pomeriggio, abbiamo ancora 3 ore di moto, non ci fermeremo più perché non voglio arrivare tardi, ce lo dicono tutti, è pericoloso Santiago, bisogna fare attenzione, quindi come prima cosa non si guida la sera. 269 km. Cuidado, pero vamos. Vediamo se Sara la Tappi riesce a farseli tutti di un fiato. Benzina ce l'abbiamo, quindi non dobbiamo più rifarla, andiamo diretti in struttura. Di nuovo si è coperto tutto in un attimo, ma guardate che spettacolo qua, il mare. Vediamo anche a velocità autostradali come vanno le gomme, soprattutto all'anteriore, con un vento pazzesco, lo sentite anche dal microfono. Il manubrio, come potete vedere, non vibra per niente, sentite solo ovviamente il sigillo dei tasselli, che è più forte, più evidente a 70-60 km/h. Sopra i 100 si sente meno, forse perché anche è attutito dal vento e dagli altri rumori ovviamente. A 80 km a Santiago il paesaggio è cambiato nuovamente. Ho tolto la camera perché è meglio non avere tanti dispositivi elettronici a vista. Per un attimo sembra di essere stati teletrasportati in Africa. Anche l'aria è quasi africana, 35 gradi. Questo è il paesaggio a poco più di 50 km da Santiago. Facciamo anche un po' di coda sotto al tunnel, saremmo arrivati a 60 gradi, dai che vedo la luce, 40. 1,5 chilometri all'arrivo, è molto caldo, dovremmo essere a 300 metri. Vediamo. In teoria ci siamo, 280 km fatti tutti di un fiato. Come ti senti? Si sentono tutti. Stai invecchiando. Sto invecchiando. Stai invecchiando. E la continua escursione termica mi uccide, mi sta uccidendo. Onestamente, ma chi non ucciderebbe? Siamo partiti da 22 gradi, ce ne sono 38. Il Cile è pazzesco, ma siamo scesi di 500 km. È un po' come dire che a Lecce è più freddo che a Corridonia. È assurdo. La proprietaria ci ha mandato questo papiro, quindi abbiamo tutte le indicazioni. C'è chi fai da te che ci gusta molto. E intanto il maiale ha ripreso la sua attività. Quella vera, un attimo di rifocillamento e poi si va. Anche perché 500 km li abbiamo fatti con un panino, è pochetto. Per il maiale è pochissimo. Primi 500 km andati anche per la posteriore. E prime sensazioni a 60-70 km/h, l'anteriore è abbastanza rumorosa come è normale che sia. Poi superati i 100 km/h un po' il rumore si annulla, anche perché viene coperto dal rumore del vento, dal rumore della moto. Comunque sono arrivato fino a 140 km/h, che dire, mi aspettavo molto peggio. Ovviamente
cercate una gomma che trasformi la vostra moto in un binario, non dovete prendere queste. La sensazione è quella un po' di galleggiamento, idem per la gomma posteriore, più stabile ovviamente la TKC70 normale, questa sembra ondeggiare un po' di più, però ripeto, visto il contesto, visto la tipologia di gomme, mi aspettavo molto peggio, quindi test autostradale superato. Ora da capire quanto durano, ma soprattutto quanto abbiamo migliorato la guidabilità, la direzionalità sul ripio. Cosa fondamentale è tornata la morbidezza delle TKC70 e questa cosa mi piace tantissimo. Considerate che viaggio a 2.4, 2.5 all'anteriore, 2.8, 2.9 al posteriore. Il maglione del tornato? Sì, credo che i documenti poi li troveremo dentro perché non mi hanno rilasciato nulla, però sapevano già del nostro arrivo, avevano tutta la registrazione. Adesso vediamo. Andiamo al parcheggio 302. Tenemos el boleto blanco. La chiave ce l'abbiamo, dai. Vamos al piso 4. Amore, è un interruttore. Sta proprio la chiave fisica. Sta suonando intanto. Cioè? Forse perché abbiamo suonato. Hola? Ah, perché abbiamo suonato. Ci siamo suonati da soli. Questo è il nostro piccolissimo monolocale. Letto, televisione, cucina, c'è di tutto. Apriamo e vi facciamo vedere. Andiamo a scaricare. Tornata la luce e la duegna ci ha lasciato anche 2 succhi di frutta. Fruttigia o durazno? Io Fragola o pesca? Ma guardate quanto è carino. Pechegno, piccolissimo, saranno 30 metri quadri, dai. Ma soprattutto l'ho trovato in super offerta. 50 euro a notte. Già spolverizzato. Scritto alla mamma. Sì, subito. Andiamo alla Tenerona a prendere le valigie, dai. Guardate che organizzazione. Sara carica in questa maniera. Io carico con il borsone grande perché sono un manzo. Sara borsone piccolo perché è un free. E le 2 sacche laterali. E la borsa per l'elettronica. Con un viaggio abbiamo portato su tutto. Organizzazione ai massimi livelli. Stamattina la giornata è iniziata con una incavolatura. Abbiamo passato tutta la mattinata con 2 computer per attivare la firma digitale. Sul sito delle poste, ma dalla mia faccia già capite com'è andata. Buongiorno. Detto questo, andiamo tutti insieme dalla Tenerona perché dobbiamo condividere il motivo per cui siamo ritornati di nuovo a Santiago. La Tenerona ancora c'è. Ora ci spappoliamo 19 minuti, 11 km per andare nella parte più estrema, la parte nord-est di Santiago. In teoria siamo quasi arrivati, 400 metri, dovrebbe essere sulla sinistra, andiamo a controllare, penso sia là dietro. Il contatto è Ignazio Racetech 1660. In teoria ci siamo. Lasciamo anche Sara per dare una regolata alle sospensioni. Mi serve un bel check-up completo. Comunque, per aggiornarvi al volo prima che lascio la moto, Devo ricaricare la sospensione Öhlins. Il manettino che serve per il precarico, vedete la differenza tra la ghiera color oro e l'altra color alluminio? Perché il manettino è tirato al massimo. prima di lasciare la moto a Kevin 5 mesi fa, Ho messo il manettino al minimo per non lasciare la molla compressa. e mi sono accorto di questa cosa. Mentre ruotavo, mentre la scaricavo, a metà registro il pomello girava a vuoto. Quest'anno infatti sento il mono molto scarico e molto debole. Ho chiesto a Ignazio Se potevo mettere anche una molla con un K più alto. una molla più rigida, per intendersi, ma mi ha risposto via WhatsApp che in tutto il Cile, Se controlliamo quel codice che ci indica il K della molla, in tutto il Cile non ha trovato una molla con un K più alto. Questa è la situazione del Sud America. quindi ora il mio intento è ricaricare il mono, ma al tempo stesso, vedete questa ghiera, cercare di comprimere un po' più la molla. Ora vediamo Ignazio cosa ci suggerisce. Appena parlato con Ignazio posso portare la moto inside, solo che c'è un piccolo problema, è talmente stretto, talmente angusto che devo togliere addirittura le valigie laterali. Mi
Il problema Necesitas que le demos más preload. ahora non tiene più carica. Perfecto, sí. Non tiene nada. Yo lo cargo. Se si puede. Le doy más precarga. Acá. Sí, No. a la golilla. Alla esta. Sí, sí lo sé. Quanto? 2-3 milímetros. Precarga con la tuerca y recargar el hidráulico. Con esto al mínimo. Estés con el máximo. Es lo mismo con del todo. máximo. ¿Está bien? Te entiendo. ¿Qué año es? Esta moto es 2012. Ya, igual que la mía, es la misma. ¿Es la misma? Sí, pero hace 4 años que la tengo parada. ¿Por qué? Porque ya estoy muy viejo y ando en esa que es más livianita para la ciudad, ok. es más ágil. Esta es muy pesada. Sí. Esta moto con nosotros, la bolsa 500 kilos. Para el paseo, para la carretera es bien. Por el Para ritmo. andar en la ciudad, Sí, para ir a trabajar, exactamente. una reunión, no. No, ma por il ripio è mucho problema. Cerrare la ghiera è differente con la molla más dura. La mola más dura Es mejor. ustedes dos, mucho mejor. Mucho mejor. Porque va más arriba y trabaja en el fino, no trabajas abajo. E non tiene molla más dura. Voy a mirar. Ma ora la Super Tenere non si produce acá. Claro. Solo 700. Sí, El por clima, la por el contaminación. clima, la contaminazione. Stiamo alla Serena, cambiata la cubierta e ci dice che for Olins la miglior tienda è esta. Ok? Dovemo En la tarde. Alla tarde. Bueno. Mañana en la tarde. ¿Ya? Grazie. Praticamente con il mio spagnolo super tecnico ho cercato di dirgli con il precarico al minimo girare la ghiera in maniera tale che la molla sia compressa come con il precarico al massimo. Quello che gli ho chiesto è: sarebbe meglio mettere una molla con un K più alto per avere una molla più rigida rispetto che comprimerla con la ghiera. Lui me l'ha confermato, ma difficilmente riuscirà a trovarmi la molla con un K più alto. Vediamo domani che cosa si inventa. Ma soprattutto l'importante è ricaricarla, perché gran parte del manettino, guardate, per metà del registro gira a vuoto. Guardate ragazzi, è scarico. Ora inizia a comprimere. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però magari domani, quando riprendiamo la moto, in base alle sensazioni che avremo, cercherò di essere più chiaro. Già mi hanno lasciato la fattura per revisionarlo, $200. A grandi linee la stessa cifra che avrei pagato in Italia, forse in Italia anche 250 euro. Magari se voi lo sapete fatemelo sapere nei commenti. Comunque hanno moto di un certo livello, GS 1200, Ducati multistrada, un KTM 290, un perro che sicuramente avrà tantissimo caldo. Altro perro? Sì. Ah, è interrito. Otro perro alla guida. Ora il solito problema, dobbiamo tornare alla nostra abitazione e come sempre dobbiamo arrangiarci. La soluzione migliore dovrebbe essere con Uber, quindi cerchiamo di venire fuori da questo problema. Altrimenti ce la facciamo tutta a piedi. Altrimenti chiamiamo un perro e risolve la situazione. Chiamato Uber per tornare in abitazione, 9 euro. Tra un minuto dovrebbe essere qua. Comunque ora l'interessante è che facciano un buon lavoro. Lui molto soddisfatto, mi ha fatto vedere tutto il negozio, mi ha detto che sono da 10 anni concessionari Olins e non solo, ma soprattutto sono curioso di ritornare in sella alla Tenerona con la sospensione sistemata. Cerchiamo pian pianino di modellarci la moto per le nostre esigenze. Non è facile con una moto così carica, ma noi come sempre cerchiamo di fare del nostro meglio. È arrivato? Sì. Hola, Uber è arrivato, vamos. Puerta del Sol. Yes. Ci siamo? Qua dentro è más frio. Noi tutti sudati in moto. Voi una preghiera per la Tenerona. Appena tornati al nostro piccolo appartamentino. Ahora se trabaja. Non solo, tenemos que hacer la compra, dobbiamo andare a fare la spesa per la cena. Per un po' di giorni si lavora, anche se domani dobbiamo andare a ritirare la Tenerona. Incrociamo le dita, incrociatele con noi. Per voi sono passati solo qualche secondo, mentre per noi sono passate 24 ore e si torna dalla Tenerona. Uber chiamato in arrivo. Eccolo qua. Pronto a ritirare la Tenerona? Prontissimo. Quasi arrivati, ricordo la strada da ieri. Oggi non ci sono più le auto. La Tenerona ancora non la vedo. Eccola là ragazzi. Il lavoro quasi terminato. È rimasto solo da mettere il serbatoio. La molla l'hanno recuperata da qualche parte, una molla usata ma mas dura. Poi vi racconterò nel dettaglio cosa mi ha spiegato. Penso che abbia fatto un buon lavoro, ma come dico sempre da testare. Comunque da quel che vedo il registro l'hanno riportato a zero. Guardate questa ghiera alluminio e la molla è bella tosta. Vamos amigo, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Alla fine non sapevano come mettere il serbatoio, perché questa è una customizzazione che ho fatto io. Guardate qua, c'è una sorta di cola, ho consumato la pedalina proprio per far passare il tubo in maniera tale che non forzasse. Ora il manettino è tornato a funzionare, lo mettiamo al minimo. Il ritorno della molla sta a metà, quindi ora non ci resta che far salire Sara, caricare al massimo la Tenerona e vedere come dobbiamo regolare la sospensione. Capire se la nuova molla con un K più alto basta anche con il precarico al minimo. Ma anche questo, come le
le gomme lo scopriremo strada facendo. Prime sensazioni al caldo, abbiamo fatto circa 10 km, ovviamente la moto non è carica, ma comunque abbiamo Sara dietro e vi posso garantire che già sembra di guidare un'altra moto. La moto non si siede più, infatti anche Sara ha notato, mi sembra di essere più alta e io ho detto sei più alta quindi di conseguenza la moto è molto più piantata davanti, la sento veramente molto bene nonostante il tassello importante all'anteriore. Siamo quasi arrivati, dovrebbe essere dopo il semaforo sulla derecha il garage, eccolo là, parcheggio era il 302. Arrivati ragazzi, anche questa è fatta, mamma mia, la vita nomade. Scusate l'ingresso a gamba tesa, ma mentre montavo il video mi sono accorto che non sono stato chiaro e cristallino sul lavoro che abbiamo fatto. Quindi foglio alla mano, Vi chiedo scusa per la dimensione, ma praticamente è un volantino che mi hanno dato l'altro giorno. comunque con 5 secondi andiamo a parlare degli ammortizzatori. Gli ammortizzatori, quasi tutti, sono composti da una molla e da componenti idrauliche. La molla serve per sostenere il peso, le componenti idrauliche servono per diminuire l'elasticità della molla stessa. Quindi quando acquistate il vostro ammortizzatore dovete dare il vostro peso. Nel mio caso, quando ho acquistato l'Olins, ho dato un peso di circa 100 kg, perché io peso 87 kg con la tuta, caschi, accessori e quant'altro. Ho pensato che a grandi linee ci saremmo girati intorno ai 100 kg. Quindi il binomio molla componenti idrauliche, quando li acquistate, erano settati per quel peso. Ma cosa succede quando sale Sara con tutti i bagagli? Che succede? Che si abbassa. Sara, non capendo una cippa di meccanica, ha risposto in maniera corretta. Cosa succede? Succede che la parte posteriore della moto si abbassa. Succede che il cosiddetto sag, ovvero abbassamento, abbiamo una riduzione importante della luce da terra riferito ad un determinato punto. Per far fronte a questo aumento di peso, per fare le cose fatte bene, Dovremmo cambiare molla e idraulica. ma capite benissimo che prima di intraprendere un viaggio in 2 stracarichi non possiamo ogni volta cambiare tutto l'ammortizzatore. Per far fronte a questa situazione la cosa più semplice, la cosa che abbiamo a disposizione è quella di andare ad intervenire sul precarico, su quella manovella che vi ho fatto vedere. Però bisogna fare attenzione, intervenire sul precarico non significa aumentare la rigidità dell'ammortizzatore, bensì significa aumentare la compressione della molla. Sono due cose totalmente diverse, anche perché aumentando la tensione della molla significa al tempo stesso diminuire l'estensione della molla stessa. Guardando questo banalissimo esempio della mia sospensione, Ignazio, installandomi una molla più pesante, ha riportato il registro, questa filettatura che vedete, a battuta. Così facendo la molla ha un'estensione maggiore e così facendo la molla lavora meglio. Mentre prima, avendo una molla più debole, ero intervenuto sul precarico e nel caso delle Olins c'è tutta questa filettatura per aumentare il precarico di tantissimo, oltre a classico manettino. Difficilmente trovate queste regolazioni nelle sospensioni tra virgolette standard, perché quelle che vengono fornite alla casa ovviamente devono avere un costo più contenuto. Quindi se volete aumentare la rigidità del vostro ammortizzatore, l'unica cosa da poter fare è mettere una molla definita comunemente più pesante. Al tempo stesso però dovete intervenire anche sull'idraulica, perché con una molla più pesante, quindi più rigida, bisogna aumentare quello che potremmo definire lo smorzamento della molla, l'elasticità della molla. Infatti Ignazio cosa ha fatto sulle nostre sospensioni? Per quanto riguarda la parte idraulica ha aggiunto una lamella, perché le lamelle hanno dei microfori e questi fori servono per diminuire il passaggio del fluido, nel caso specifico dell'olio. Se i fori sono più piccoli il passaggio viene rallentato. Questo rallentamento serve per smorzare la forza maggiore di una molla più pesante. Hai capito tutto? Todo, claro e limpio. Ovviamente ragazzi, ve l'ho fatta molto semplice, le sospensioni sono un argomento molto interessante, però da quel poco che ho potuto capire penso che i tecnici delle sospensioni hanno fatto un buon lavoro, perché sono intervenuti sulla molla e al tempo stesso sulla parte idraulica. Ma come dico sempre, bisogna testare le cose. Oggi siamo a Santiago, domani ripartiamo per andare a visitare un posto che non vi anticipo nulla, però molto interessante, e come sempre non ve lo dico mai direttamente, vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che ci date, perché senza il vostro supporto tutto quello che stiamo facendo, tutto quello che stiamo condividendo non sarebbe possibile. Grazie ancora ragazzi. Ciao ragazzi, grazie. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say.
take you to the